Buonasera a tutti. Roberto Leone, classe 76. Quando ho letto questa presentazione ho detto, caspita, chissà quante cose avrò da dire. Tranquilli, sarò sintetico come al solito. Anche perché la mia storia professionale comincia un po' tardi. Però Roberto Leone, bambino, aveva questa curiosità che lo spingeva sempre a fare cose un po' diverse da quelle che facevano gli altri suoi coetanei. Roberto Leone riceveva dei regali a Natale, dei giocattoli, che prontamente smontava a pezzi per vedere cosa c'era dentro. Non sono mai riuscito a rimontarli questi giocattoli, però li ho sempre smontati e sono sempre rimasto molto stupito da questa tecnologia. Mi dicono di spostarmi verso il tappeto rosso, si vede che non ho tanta esperienza con queste cose, ragazzi, scusate. Io sono abituato a stare da quella parte dove siete voi. Questa passione, questa curiosità per la tecnologia, per vedere quello che c'è dentro alle cose, agli oggetti, si è trasformata, si è evoluta. Quando ho ricevuto i miei primi libri di storia e tecnologia, allora ho detto, caspita, ci sono tante storie che possiamo raccontare. E la tecnologia può essere anche un mezzo che mi permette di raccontare queste storie. Quindi la mia passione per la tecnologia, la mia curiosità, mi ha spinto oltre. È nata questa passione viscerale per la storia, che per alcune fasi della mia vita mi ha accompagnato, mi ha preso per mano, mi ha portato avanti. Altri momenti si è un po' dimenticata e in quei momenti io pensavo ad altro. È arrivato il momento in cui io dovevo partire al militare perché classe 76 c'era l'obbligo della leva. Quindi ho deciso di partire volontario nella brigata paracadutisti Folgore. Non perché volevo fare le fotografie dall'alto, quello è successo un po' dopo, ma semplicemente perché volevo esaudire un mio desiderio. Quando ero lì ho detto, caspita, facciamo delle cose molto fighe, è bellissimo, ci lanciamo dagli aerei, arriviamo a terra, ci facciamo 70 chilometri per tornare in caserma a piedi, ovviamente. Allora ho detto, perché non raccontare tutto quello che succede, da quando ti imbrachi con tutta questa attrezzatura, le armi, eccetera, fin quando non torni in caserma? Era il 1995, sicuramente molti di voi non c'erano ancora. Allora ho preso una fotocamera, all'epoca c'erano quelle fotocamere usa e getta, con rullino, che nessuno usa più, credo. Mi nascondevo questa fotocamera nella tasca destra della mia policroma, della mia divisa, mi lanciavo e cominciavo a farmi i primi autoscatti, oggi si chiamano selfie. Era bello, mi divertivo tantissimo. Ho continuato, ho preso un brevetto per tuffarmi in caduta libera da 5.000 metri e ho continuato a fare queste belle fotografie, non solo a me, altrimenti non sarebbero belle, al paesaggio. Paesaggio meraviglioso, potete immaginare le colline senesi, Pisa, e poi giù in Puglia, Basilicata, perché dopo il militare ho continuato a lanciarmi. Ho cominciato a smontare, sempre per quella mia curiosità, che negli anni è andata avanti, e smontavo queste videocamere. Ne ho distrutte tante, però riuscivo a separare il sensore dalla parte che registrava, me lo attaccavo sul caschietto e mi lanciavo da 5.000 metri. Facevo foto, facevo video, mi divertivo tantissimo. Nel 2000 ho deciso di fare altre cose che comunque potevano interessare non soltanto me, ma anche i miei amici, i miei familiari.
e comunque anche per vedere un pochettino le prodezze. Quindi andavo in moto e mi divertivo tantissimo con la motocicletta. Ho cominciato anche a lavorare sulle moto, ho lavorato in Superbike, ho lavorato in Yamaha sempre come operatore. Successivamente questa mia curiosità mi ha spinto oltre e mi ha portato a lavorare in Ferrari. Per 5 anni ho realizzato tantissimi filmati promozionali per le Ferrari stradali e per le Ferrari da Formula 1. Mettevo sempre queste microcamere installate nelle macchine nei punti più difficili, perché c'erano tantissimi problemi di vibrazioni, di sollecitazioni varie, però riuscivo. E quindi ho detto, caspita, posso continuare? Bene, dalle macchine sono passato alle barche, quindi moto, macchine, barche. 2 anni nel campionato di Formula 1 del mare. Montavo sempre queste microcamere, facevo l'operatore a terra, gestivo 22 barche in tutte le tappe del mondo. Allora questa passione è diventata un lavoro molto divertente, con tantissime soddisfazioni. Ho preso anche qualche schiaffo ogni tanto, però è stato un modo per spingermi oltre. Ogni schiaffo, io li chiamo così, sono quegli alti e bassi, ogni fase bassa di questa sinusoide era per me un'opportunità. Al momento dicevo sì, ok, però così non può andare avanti. Potrà diventare un lavoro serio questo qui? Posso mantenere la famiglia? Ancora non lo so, sinceramente. Però se sono arrivato fino a questo punto, evidentemente qualcosa c'è dietro. Allora, finito con l'ambito delle motorsports, sono arrivato al cinema e sempre questo filo conduttore della mia curiosità per la tecnologia e per le storie da raccontare, con la mia tecnologia, con la mia esperienza, sono approdato nel mondo del cinema. Quindi tutte le mie esperienze in ambito motorsport, per quanto riguarda l'aspetto tecnico della mia vita professionale, le ho trasferite nel mondo del cinema, dove lavoro tuttora. Nel mondo del cinema ci sono arrivato grazie a questi mezzi che mi autocostruisco, perché è difficile trovarli in commercio, dei droni che possano tirare su una macchina da presa, perché noi nel cinema amiamo avere lo stesso linguaggio sia a terra che in volo. Se io giro a terra con una macchina da presa, con un certo obiettivo, voglio anche averlo in volo per le riprese aeree, questi droni che stanno spopolando negli ultimi anni. Bene, se queste sono le esigenze, io mi costruisco un drone che possa tirare su una macchina da presa. E così è stato, e così succede ogni giorno. Non volo ogni giorno con questi droni, anche con mezzi più piccoli, ogni set ha le sue esigenze. Però questa è una motivazione in più, perché quelle storie che ho iniziato a raccontare da piccolo, sempre con la mia curiosità, oggi le posso raccontare e le posso traslare, le posso trasferire, le posso tradurre in un linguaggio cinematografico che possa essere facilmente comprensibile e, si spera, apprezzabile a tutti. Vi racconto un episodio brevissimo, mi mancano 8 minuti, vedo. L'anno scorso giravo un film tratto da un libro di Catozzella che è Non dirmi che hai paura. Allora, questo film, questa storia tratta una ragazza somala che aveva la passione per la corsa. Partecipò qualche anno prima alle Olimpiadi di Tokyo e aveva il desiderio,
come tutti noi abbiamo dei desideri, ma il suo era veramente molto forte e spinto da una motivazione che io non ho mai visto prima. Questa ragazza decide di partire da Mogadiscio, dalla sua città, che si trovava in Somalia, per andare a Londra. Impiega quasi un anno per raggiungere la Libia, dove ebbe la possibilità, dopo qualche giorno, di prendere una di quelle barchette che vediamo tutti i giorni in televisione, quelle barchette che tante volte affondano. Ebbene, mi hanno chiamato per girare questo film, la parte italiana. L'abbiamo girata a Taranto. Io quando mi trovavo in mezzo al mare con questi attori e con queste comparse, mi sono emozionato. Mi sono emozionato perché ho capito che la tecnologia serve e mi aiuta, mi ha spinto fino a questo punto e mi spingerà sicuramente oltre. Però ci sono delle emozioni che è difficile trasferire. Io spero di essere riuscito a trasferire i pensieri, le emozioni di queste persone che si trovavano su questa barca, che affrontavano un viaggio con 1000 domande e pochissime certezze. Questa ragazza si imbarcò a Tripoli, non fece in tempo ad arrivare a Lampedusa perché si tuffò in mare e venne travolta dagli altri occupanti di questa barca e perse la vita. Quindi Samia non è mai riuscita ad arrivare lì a Londra, alle Olimpiadi. Però io credo di essere riuscito a trasferire al pubblico quello che Samia pensava, e non solo lei, tutti gli occupanti di quella barca. L'ultimo giorno di riprese a Taranto portai il libro di Catozzella. Sulla copertina ci sta una farfalla bellissima. Si avvicina l'autore di questo libro, che io non conoscevo, si avvicina al mio carrello, dove io ho tutta la mia attrezzatura, la macchina da presa, la Steadicam, il drone, eccetera. Allora io mi accorgo che era lui e gli dico: guarda, io ho preso questa iniziativa e da un po' di giorni che porto il libro sul set e mi faccio mettere una dedica da tutti quanti, dalla troupe, dagli attori, da tutti. Vuoi metterla anche tu una dedica per Samia o per me o per mia moglie, perché il libro è di mia moglie, Valentina? Lui accetta, mi ringrazia, ci abbracciamo, appoggio il libro sul carrello, tra lui e sua moglie e suo figlio passa una farfalla, la stessa farfalla che io ho su quel libro. Allora in quel momento io ho detto: grazie per quel bambino che una volta rompeva i giocattoli per vedere cosa c'era dentro, è arrivato a questo punto, è arrivato a trasferire tutte le sue emozioni, tutto quello che aveva dentro, a raccontare queste storie agli altri, e spero che sia riuscito a farlo nel migliore dei modi. Devo dire grazie a Samia, ma devo dire grazie anche a me stesso e a tutte le persone che mi supportano. Perché fare questo lavoro, ragazzi, non è facilissimo. È il lavoro sicuramente più bello del mondo, perché ti permette di raccontare storie, le storie di tutti. E allora voglio concludere con un messaggio. Rompeteli questi giocattoli. Ogni giorno. Ogni giocattolo rotto è un'opportunità che si crea. E scalatela questa montagna. Sceglietevi la vetta più alta, perché quanto più alta è la vetta, più a lungo durerà il volo. Grazie.